se segui abitualmente il canale, sai che di solito consiglio Microsoft Defender o Windows Defender, che dir si voglia, come antivirus. Infatti, recentemente, oltre ad investire in sonore vaccate come Recall, Microsoft ha speso molti soldi per aumentare il livello di sicurezza proprio del suo prodotto interno. Effettivamente questo lo ha portato già ad un livello che si trova una spanna sopra alla media degli altri prodotti concorrenti, molti dei quali anche a pagamento. Tuttavia, quello che sfugge alla maggior parte degli utenti è che Windows Defender dispone di un'altra serie di potenzialità che si trovano tuttavia, diciamo, nascoste sotto il cofano, perché sono accessibili solo tramite dei complicatissimi script PowerShell. Tuttavia esiste un prodotto gratuito, peraltro molto simile al vecchio Defender UI che abbiamo presentato circa un anno fa, che con pochi semplici clic ci consente di migliorare di tanto la già ottima protezione di Windows. E allora, cosa stiamo qui a perdere tempo? Andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo, oggi con la penna. Come ben sai, in questa community abbiamo delle regole ferree per quanto concerne la sicurezza informatica e queste regole possono essere tranquillamente riassunte nel nostro solito motto. Devi stare muto, basso profilo, chiappe strette e sperare in Dio. È vero, ma questa volta abbiamo un altro potentissimo alleato dalla nostra parte e per andare a procurarcelo dovremo fare esattamente come facciamo sempre, e cioè apriremo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il sito e ci portiamo subito nella sezione qui in alto, quella che si chiama Downloads. In questa pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Configure Defender. Potremo fare clic sul pulsante azzurro File Download per scaricare il file che ci serve, ma siccome il nostro provider è un gran burlone, potresti avere qualche difficoltà, soprattutto se il video è appena uscito, a trovarlo. E allora come fare? È molto semplice, ti basterà portarti qui in alto su questa lente di ingrandimento, cliccarci su e scrivere il nome del file che stai cercando. E quindi in questo caso clicchiamo su invio per avviare la ricerca e vedrai che il tuo file comparirà qui. Allo stesso modo, cliccandoci su, vedrai che partirà il download dello stesso, che verrà mostrato come se fosse un download normalissimo. A questo punto facciamo semplicemente un clic sul file che abbiamo appena scaricato per aprire la cartella compressa che lo contiene e una volta aperta la cartella potremo chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più. Come vedi, all'interno della cartella compressa è presente un singolo file. Si tratta infatti di un programma portable, ovvero che non richiede assolutamente nessuna installazione e quindi potrai tranquillamente metterlo anche su una chiavetta o su un pendrive per portarlo con te in tasca ed ottimizzare il tuo PC dell'ufficio oppure il PC di qualche amico che ha bisogno di una mano d'aiuto. Per lanciarlo quindi facciamo doppio clic sull'unico file presente e dopo aver accettato, premendo sul pulsante sì, che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo, dopo alcuni istanti ti troverai davanti alla schermata principale del nostro programma. Andiamo a darle un'occhiata. Come puoi vedere, ad una prima occhiata la schermata può apparire parecchio complessa, dato che ci sono alcune voci di difficile interpretazione, tutte quante in lingua inglese, e che possono ad una prima occhiata atterrire chi non ha familiarità con tutti questi parametri. Tuttavia, il mio consiglio è quello di non lasciarti assolutamente turbare dall'apparente difficoltà di questa schermata, perché, come vedremo tra un attimo, sarà davvero semplicissimo configurare al meglio il tuo Windows Defender.
Per farlo, come vedi, abbiamo 4 pulsanti di diversi colori. Il primo, default, è quello con le impostazioni di base di Windows Defender. Se lo premi la prima volta subito dopo averlo installato, non cambierà assolutamente nulla. Servirà invece nel momento in cui fossero apportate delle modifiche per ripristinare Defender allo stato di fabbrica e quindi riportarlo a com'era prima di effettuare qualsiasi modifica nell'ambito del programma. Il secondo, High, aumenta invece sensibilmente il livello di protezione di Defender e, come vedremo tra un attimo, è quello che ti consiglio di usare nel 99,9% dei casi. Il livello Interactive invece è destinato a degli utenti un pochino più smaliziati perché propone un approccio per l'appunto interattivo. Nel momento in cui ci saranno delle decisioni da prendere, queste saranno infatti demandate all'utente stesso. Il livello Max rappresenta naturalmente la massima protezione possibile, ma non ti consiglio di utilizzarlo perché impone al nostro sistema delle regole eccessivamente restrittive. Tutto quello che dobbiamo fare per migliorare l'approccio del nostro Defender alla sicurezza sarà quindi cliccare sul pulsante High, attendere il termine dell'operazione. Vengono in questo momento lanciati una serie di script PowerShell che vanno a migliorare le impostazioni appunto del nostro Windows Defender. Una volta fatto questo, potremo semplicemente cliccare sul pulsante Close per chiudere il nostro programma, anche se il mio personale consiglio è quello di effettuare anche un riavvio del sistema. Nel caso invece in cui dovessimo pentirci di qualche modifica che abbiamo apportato, come detto in precedenza, ci basterà riaprire il programma, cliccare su Default, anche in questo caso cliccare su Close e nuovamente procedere ad un riavvio del nostro sistema. Tutto qui. Babacco. Ma a questo punto sarebbe lecito chiedersi quali modifiche va a fare la protezione AI sul nostro computer e io te lo faccio vedere subito. Innanzitutto la PUA Protection cosiddetta, che di default è disabilitata, viene portata su On. Che cosa sono i PUA? I PUA sono le Potentially Unwanted Application, cioè dei programmi, o meglio delle applicazioni potenzialmente indesiderate che spesso vengono infilate a nostra insaputa durante l'installazione di altri programmi. Ebbene, in questo modo vengono immediatamente individuate e bloccate automaticamente. Seconda modifica riguarda il Cloud Protection Level, che normalmente è impostato sulla voce default e che invece viene portato su highest. Che cos'è il Cloud Protection Level? Devi sapere che quando c'è una potenziale minaccia, questa non viene scansionata solo sul nostro computer, ma una sua copia viene inviata al cloud di Microsoft in modo che sia elaborata da questo gigacomputer, chiamiamolo così nel termine che farà arrabbiare tutti quanti i puristi dell'informatica, e ci viene restituita una risposta che ci dice se quello che è stato analizzato va bene, e in questo caso viene lasciato passare, oppure è foriero di qualche infezione, e in questo caso naturalmente viene bloccato. Abbiamo in questo modo aumentato il livello di severità di questo tipo di controlli. E proprio questo genere di controlli richiede un tempo tecnico e a questo punto che cosa fa Defender? Per 10 secondi, come puoi vedere, sospende l'esecuzione di questo programma. Ebbene, in questo caso, quando aumentiamo a high il nostro livello di protezione, questo tempo viene raddoppiato. Questo perché? Perché in alcuni casi la risposta non arriva in tempo da parte di Microsoft e il programma potenzialmente pericoloso viene automaticamente sbloccato. Raddoppiando il tempo a disposizione per effettuare i controlli, diminuiamo la possibilità di falsi negativi sulle potenziali minacce. Si tratta di piccole modifiche, ma che fanno una differenza davvero sostanziale in termini di sicurezza
per i nostri computer. Le abbiamo apportate con una semplicità estrema grazie all'interfaccia grafica, mentre eseguire le stesse modifiche utilizzando PowerShell avrebbe richiesto la digitazione di comandi lunghi, articolati e complessi, con il rischio anche per un utente esperto di sbagliare. E questo è sicuramente un grande pregio di questo programma. Un altro pregio è indiscutibilmente il fatto di essere portable e quindi di non occupare spazio sul nostro hard disk, di non rubarci nemmeno un bit di RAM, di poter essere messo su una chiavetta e tirato fuori alla bisogna. Tuttavia, a mio avviso, non è tutto oro quello che luccica, perché il grosso handicap di questo software, peraltro molto completo ed articolato, è quello di non essere mai stato tradotto in lingua italiana. Di questo non possiamo certo fare una colpa allo sviluppatore, sia chiaro, ma mette gli utenti della nostra nazione in seria difficoltà, perché a fronte di una serie di possibili opzioni che ci consentono di configurare a puntino secondo le nostre esigenze Microsoft Defender, ci troviamo davanti a questo grosso handicap che richiede non solo la conoscenza della lingua inglese, ma anche la comprensione di singole voci di sicurezza che a volte possono sfuggire anche agli addetti ai lavori. Che voto dare quindi al nostro nuovo amico? Ebbene, con tutta la buona volontà, io per questo piccolo grande handicap gli attribuisco un bel 7. No, Andidur! Ai, 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 ai. L'esperienza insegna. E vabbè, la prossima volta andrà meglio con Alpitur, per ora ce lo teniamo in inglese, ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono la bellezza di 2. Il primo va a Mario Coppola, che si è appena abbonato al nostro canale e quindi di buon grado ti do, caro Mario, il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini, mentre il secondo è tutto quanto per te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento come di consueto alla prossima.